L'estate è il momento ideale per scoprire le pievi romaniche dell'Alta Langa. Qui ci troviamo a Bergolo, siamo a 650 metri di altitudine. Alle mie spalle c'è la costruzione dedicata a San Sebastiano, una cappella romanica del XII secolo, ed è qui che nasce Bergolo. Oggi è una zona cimiteriale, ma l'origine era un piccolo centro abitato, Bergolum, luogo dell'eriga della brughiera, che ancora oggi rimane sostanzialmente intatta. La parte sicuramente più interessante è proprio la zona, diciamo, absidale, che è quella alle mie spalle, di pietra arenaria, e ha questi elementi molto ma molto belli, che sono gli archetti ciechi o pensili, direttamente scolpiti nella pietra arenaria, un assemblaggio, se vogliamo così dire, di sabbia pressata. Ci spostiamo a Levice, nella chiesa di San Rocco del XIV secolo, rifugio di avventori e pellegrini. Proprio San Rocco, insieme a San Sebastiano, rappresentano i protettori da pestilenze, epidemie e invasioni. Il pregevole affresco che raffigura anche i due santi è caratterizzato da uno stile tardo-gotico. La figura di Cristo è l'elemento di maggiore nota, insieme alla Madonna con bambino. Le pievi romaniche dell'Alta Langa hanno delle caratteristiche comuni, cioè sono collocate quasi sempre non esattamente nei centri dei villaggi o nei centri delle piccole città, ma in posizioni decentrate. Tendono quasi sempre a sostituire antichi centri di culto pagani. C'è una mescolanza all'inizio, questa è una cosa da tenere presente. Quindi, per esempio, in molti luoghi dove c'era un culto dedicato ad una divinità femminile venivano installati dei culti della Madonna. Quindi noi anche per la pieve di Cortemiglia ipotizziamo questa origine intorno al VI-VII secolo. Qui abbiamo un po' un sovrapporsi di epoche storiche diverse. La facciata conserva una sostanziale unità, ha questo splendido arco, questa splendida finestra bifora, molto raffinata nella sua, tanto nella molteplicità, ci sono 3 ordini di archi strombati verso l'esterno, la forma è vagamente ogivale ma ancora abbastanza tondeggiante, quindi abbastanza antica, e quindi siamo ancora lì intorno al XIII secolo, 200, metà del 200 e così via. Qui ci troviamo all'interno della chiesa, la parte, diciamo, il pezzo, il manufatto più interessante, più importante della pieve è questo bassorilievo che vedete alle mie spalle. È stato ritrovato sepolto nel terreno, probabilmente si suppone per evitare un furto sacrilico, per evitare vandalismi. La rappresentazione della Vergine in trono, in posizione frontale, rigida, con uno sguardo austero, tiene il bambino sulle ginocchia, in una posizione tipicamente bizantina. Maria che indica il bambino è detta la Madonna Odigitria, colei che insegna la retta via. Poco distante da Cortemiglia troviamo Prunetto, con il suo santuario della Madonna del Carmine. La costruzione della chiesa è da collocarsi fra il 1300 e il 1350.
Tutte queste pitture che vediamo ora sono state scoperte solo nel 1998, risalente all'inizio del 1420 fino al 1478, con la firma di Segurano Cigna, capostipite di questa importante scuola monregalese. Questa chiesa di stile romanico è la pieve di Santa Maria d'Acquadolce. È a capanna con archetti pensili perfettamente semicircolari. Anche qui a Monesiglio la pieve è in ottimo stato di conservazione. Risulta che ci fosse annesso un monastero di benedettini e che tenevano parrocchia. L'interno, di struttura rettangolare, ha 3 navate e termina con 3 absidi semicircolari. Il Cristo Pantocratore è seduto su un trono ed è circondato dai simboli dei 4 evangelisti. Siamo a Saliceto, nella frazione di Liniera, e questa è la cappella di San Martino. Una cappella che nasce intorno all'anno 1000, venne usata tra l'altro dai pellegrini in viaggio verso le Langhe e verso la Francia come ricovero personale e come ricovero delle bestie. Gli affreschi che ho dietro le mie spalle risalgono al tardo 400 per volere della famiglia del Marchesi del Carretto di Finale. Al centro della volta ritroviamo lo stemma della famiglia del Carretto, la famiglia che appunto commissionò l'opera. Ai lati invece della cappella troviamo 6 apostoli da una parte e 6 apostoli dall'altra, ognuno con un simbolo che lo contraddistingue.